Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace quello che facciamo, lasciate un like e iscrivetevi. Potete sostenerci ancora di più cliccando sul tasto abbonati o qui sotto. Grazie di cuore, e adesso guardiamo insieme questa storia. Ascoltate con attenzione. Ciò che fino a ieri era un mormorio tra gli studi televisivi di Istanbul e i caffè affollati si è trasformato in parole nitide, capaci di trafiggere l'opinione pubblica. La madre di Barbaktas, che per anni aveva custodito un silenzio dignitoso sulla vita privata del figlio, ha parlato con una lucidità che non lascia scampo, facendo emergere amori creduti sepolti e decisioni nate dentro gabbie invisibili. Le frasi che ha pronunciato, ricolme di rimprovero tenero e di quella tenerezza che solo una madre può concedere, hanno riaperto una storia che molti consideravano chiusa, ma che la fama non è mai riuscita a guarire del tutto. Non è stata un'esplosione d'ira, no, è stata una confessione misurata, profonda, detta con l'autorità di chi sa cosa si nasconde dietro la facciata pubblica e ha ascoltato sospiri che nessuno ha mai trascritto. Con una voce che oscillava tra dolore e comprensione, la signora ha detto qualcosa di semplice e devastante insieme. Ciò che la gente aveva scambiato per una serenità definitiva in realtà celava una ferita che nessuno aveva curato in tempo. Mio figlio non amava davvero come credevate, ha sussurrato, cancellando anni di congetture con una sola immagine e costringendo tutti a rivedere ciò che pensavano di sapere. La madre non ha fatto nomi quando ha evocato la donna che abitava nei pensieri di suo figlio, non ne ha avuto bisogno. In ogni curva del racconto appariva implicita la stessa figura, Yağmur Yüksel. La presenza silenziosa che leniva, la persona che, a suo dire, dava davvero ritmo al cuore di Bar nei giorni in cui lui fingeva di essere calmo. L'ho vista nei suoi occhi, la donna che lo pacificava, ha ricordato. Passeggiate sul litorale, sguardi rubati sotto un cappello calato sugli occhi, conversazioni a voce bassa nelle notti in cui la città si svuotava. E quella certezza muta di un affetto che si rifiuta di scolorire, anche quando la distanza giura di avere l'ultima parola. Vale la pena notare che questo racconto emozionale, rilasciato davanti a microfoni e telecamere, non soltanto ha riacceso l'interesse del pubblico, ma ha anche spinto colleghi, amici e vecchi confidenziali a spolverare i ricordi, rivelando angoli mai illuminati. Chi è stato vicino a lui descrive che, durante i giorni in cui si incrociava con Yağmur lontano dai riflettori, Bar ritrovava una calma che non gli riusciva altrove. Parole scambiate senza bisogno di spettacolo, un'attenzione che ascolta senza giudicare, una dolcezza che non chiede testimoni. Quei momenti privati, riferiti da chi li ha sfiorati da vicino, disegnano un legame definito da alcuni come silenzioso eppure assoluto, una sintonia che sembrava esistere persino quando le agende, le riprese, gli impegni, imponevano direzioni opposte. Nel frattempo, la confessione della madre ha messo sotto pressione l'immagine della relazione ufficiale che il pubblico aveva creduto intoccabile, trasformandola nel bersaglio di interpretazioni e rimproveri online. Pur dichiarando di non voler screditare nessuno, le sue parole hanno scatenato un temporale digitale, commenti a fiumi, teorie virali, storie ricondivise che chiedono spiegazioni. C'è chi, travolto dall'emozione, legge in questa rivelazione una rivincita morale per Yağmur. E c'è chi, al contrario, avverte che la vita degli altri non si riassume in uno slogan e invita a diffidare di letture troppo facili. Quel che è innegabile è il paradosso. I protagonisti vivono sotto lo sguardo del mondo, sì, ma i loro sentimenti privati seguono regole che la stampa non può comandare. Con la sua dichiarazione, la madre non ha soltanto indicato un amore spostato. Ha anche messo in luce i muri invisibili che ambienti e circostanze alzano tra ciò che si prova e ciò che si può dire. A un certo punto, con un filo di voce, ha consegnato una frase che è rimasta nell'aria come un sigillo. A volte il destino costruisce barriere proprio dove il cuore vorrebbe soltanto aprire porte. Non era un proverbio, ma la traccia precisa di una tragedia personale, di quelle che si consumano sotto luci troppo fredde per scaldare davvero. Dopo quelle parole, Yağmur ha scelto la discrezione. Pubblicamente, nessun gesto fuori posto, privatamente, assicurano,
L'emozione la travolta come qualcosa che torna a battere dopo aver rischiato di spegnersi. Persone del suo cerchio raccontano che abbia pianto quando ha saputo, non per la tempesta mediatica, ma per la conferma di una storia che credeva lontana, scoprire che qualcuno importante ha custodito la memoria di ciò che, per lei, era stato autentico. È il tipo di pianto che non invoca platee, ma che riconosce a se stesso il diritto di sentire. E bar. In pubblico, un controllo attento, in privato, a detta di chi gli sta accanto, una confessione che suona come una catarsi. Mia madre ha detto la verità, avrebbe mormorato, con un tono che tradisce insieme stanchezza e sollievo. Ho taciuto, ma il cuore no. In quelle sillabe c'è l'ombra dei compromessi e la tenacia di un desiderio che non si lascia zittire nemmeno dall'abitudine. Chi lo conosce bene sostiene che, da tempo, la sua serenità era più recitata che vissuta, e che ora, per la prima volta dopo mesi, lo sguardo è tornato a sembrare suo. Nel frastuono dei social e nella confusione degli studi televisivi, il pubblico si è diviso. Da una parte, i romantici, che sperano che queste parole materne diventino il varco per una seconda occasione, un incontro che chiuda il capitolo come si deve. Dall'altra, i prudenti, che mettono in guardia dalle idealizzazioni. Ricordano che le scelte del passato erano radicate in complessità vere e che riaprirle senza delicatezza può lasciare ferite nuove. Ma la sensazione diffusa è che ormai qualcosa si sia riaperto per tutti, non solo una storia privata, ma un discorso pubblico su cosa significhi amare quando il mondo ti osserva. Impossibile ignorare l'effetto mediatico. Tendenze che chiedono risposte, prime pagine che riscrivono titoli, account di intrattenimento che moltiplicano le letture. Eppure, questa storia supera il presente, è, prima di tutto, un racconto umano su ciò che si sceglie di tenere nascosto e ciò che, alla fine, si decide di svelare. Quali sono davvero le possibilità che due persone, separate da scelte e dal tempo, possano sincronizzare di nuovo i passi senza tradire le lezioni che la distanza ha imposto? È questa la domanda che adesso pesa nell'aria, come il silenzio che precede la prima nota di una canzone attesa. C'è chi ricorda una sera in cui, lontani dai riflettori, Bar e Yamur si erano ritrovati a ridere dello stesso nulla, come se il mondo si fosse fatto per un attimo semplice. C'è chi giura di averli visti scambiarsi un gesto segreto, un tocco rapido sulla mano in mezzo a una festa. E c'è anche chi, con meno romanticismo e più memoria, ricorda quanto siano stati spietati i giorni in cui la carriera di lui correva e la pazienza di lei veniva messa alla prova dal chiasso attorno. Sono ricordi che, alla luce di queste nuove parole, non appaiono più come dettagli, ma come tasselli di un mosaico che avremmo creduto già completo. Se la madre ha aperto la porta, resta da capire chi vorrà attraversarla. Le persone più vicine a Yamur, dicono, hanno consigliato di seguire il ritmo lento del cuore, non quello veloce dei trend. A Bar, gli amici ripetono che la verità, una volta detta, non può essere rimessa nella bottiglia. E intanto, le agenzie preparano domande, i programmi serali si contendono il primo commento, i fan compongono messaggi nella speranza di essere ascoltati. Il presente sembra sul punto di piegarsi, da una parte la vita privata che reclama il suo diritto a rimanere intima, dall'altra l'eco di una storia che appartiene ormai anche a chi l'ha seguita per anni dallo schermo. A voi, pubblico di Segreti Turchi, chiediamo. Volete che continuiamo a indagare e a portarvi testimonianze esclusive su questa vicenda? Volete che scaviamo tra vecchie interviste, foto inedite d'archivio, voci che non hanno mai avuto il coraggio di parlare? Lasciate la vostra opinione nei commenti e, se desiderate sostenere questo lavoro, attivate l'opzione abbonati sul nostro canale. Iscrivervi e mettere like ci permette di dedicare tempo a storie che, come questa, mostrano quanto siano complesse le vite sentimentali dei personaggi pubblici, anche quando la macchina dei riflettori dice il contrario. Non perderemo neanche un dettaglio, e se vorrete vi porteremo interviste esclusive, racconti di chi ha visto con i propri occhi e analisi che aiutino a capire perché certe volte l'amore si scrive in silenzio, e altre volte esplode in parole che non si riescono più a trattenere. Sosteneteci su Segreti Turchi,
I vostri commenti guidano le nostre indagini e il vostro contributo ci consente di dedicare ore a storie come questa, delicate, vere, impossibili da comprimere in una didascalia. Finché il sipario resta socchiuso, noi continueremo a seguire da vicino ogni passo, con rispetto e con rigore. E voi, cosa pensate? Bare e Amor troveranno il modo di tornare l'uno verso l'altra, oppure queste confessioni riaccenderanno soltanto un paesaggio emotivo già spezzato e difficile da ricomporre? Diteci la vostra, attivate le notifiche e unitevi alla nostra comunità, la vostra voce conta. Grazie per aver guardato il video di oggi. Ci vediamo nel prossimo. Abbiate cura di voi e a presto da Segreti Turchi.